I siti web sono composti da più pagine. Sono anche strutture ipertestuali, costituite da più elementi, collegati gli uni agli altri in modo non necessariamente lineare. Avendo definito l'home page, vediamo ora come creare le pagine interne e come realizzare i collegamenti per la navigazione. Come si diceva, terremo come riferimento grafico le pagine del sito che per comodità abbiamo già preparato e che ci consentirà di vedere ogni volta in anticipo quello che vogliamo ottenere. Iniziamo dalla costruzione di una delle pagine interne della galleria, le cui particolarità grafiche ci permetteranno di trattare comandi utili anche per la generazione delle altre pagine del sito. Si può sempre partire da zero, tuttavia, al fine di mantenere le impostazioni di stile, per comodità procediamo utilizzando una copia dell'home page. Per richiamare una pagina esistente, nel nostro caso la home page che intendiamo duplicare, possiamo utilizzare l'opzione di scelta rapida del menu WordPress. Scorrendo verso il basso è possibile consultare l'elenco di quelle più recenti. Troviamo invece la lista completa tornando nella dashboard e selezionando la sezione Pagine. All'interno del menu, oltre a richiamare le singole pagine, possiamo effettuare una serie di altre operazioni. Cliccando sull'icona con i tre puntini a fianco di ogni pagina è possibile ad esempio modificarla, pubblicarla o cancellarla. Quello che ci interessa ora è duplicare la pagina. Utilizziamo quindi il comando copia pagina. Come già fatto in precedenza per la home page, andiamo a indicare l'intestazione univoca della pagina per denominarla. Nella relativa sezione scriviamo ad esempio slideshow. Essendo una copia dell'home page, la nuova pagina ne mantiene automaticamente le impostazioni di stile, che non è quindi necessario impostare di nuovo. Occupiamoci ora di inserire nella pagina appena creata l'elemento slideshow, che fungerà da bacheca per la presentazione dei nostri lavori più significativi. Proponiamoci di modificare il layout in modo da collocare lo slideshow in alto a tutto campo nell'area grafica predisposta. Attivando la modalità Elenco, accediamo alla struttura del layout di partenza inizialmente impostato su due colonne. Selezioniamo colonne e tramite il relativo menu cancelliamole. Clicchiamo quindi sull'icona Aggiungi blocco e selezioniamo Sfoglia tutto. Utilizziamo l'insert dei blocchi per aggiungere una nuova colonna. Dal menu superiore cambiamo l'allineamento in larghezza piena e selezioniamo l'opzione Una colonna. Riattiviamo la modalità Elenco. Andiamo ora ad aggiungere un elemento multimediale all'interno della nostra pagina, nello specifico uno slideshow. Clicchiamo sul simbolo più, aggiungi blocco, all'interno della colonna creata in precedenza. Selezioniamo Sfoglia tutto e dall'insert aggiungiamo lo slideshow. Impostiamo l'allineamento sull'opzione larghezza piena. Mediante il comando Seleziona le immagini e la voce Libreria multimediale è possibile fornire il percorso delle immagini selezionate e inserirle nella sequenza desiderata all'interno dello slideshow. Si tratta di immagini preventivamente caricate nella libreria del nostro sito WordPress mediante il comando Aggiungi visibile in alto a sinistra nella pagina. Prestiamo quindi attenzione ai numeri che compaiono nell'angolo di ogni singola immagine che ne indicano la progressione. Per completare la procedura clicchiamo su Inserisci in basso a destra. Ricordiamo ancora una volta che è necessario numerare ordinatamente in anticipo le immagini nella relativa cartella di origine. Infine, selezionando lo slideshow e attivando la tab delle impostazioni, possiamo controllare alcuni parametri, come il tempo di transizione e l'effetto di transizione fra le immagini. Predisponiamo anche l'icona del pulsante che ci permetterà di visualizzare i relativi contenuti multimediali una volta trasformato il link. Vedremo più avanti la procedura di inserimento dei link. Clicchiamo quindi su Aggiungi blocco e Sfoglia tutto. Spostiamoci nella sezione Progettazione e selezioniamo il comando Pulsanti. Attiviamo la modalità Elenco, spostiamo il blocco Pulsanti all'interno del blocco Colonna e sotto lo slideshow per collocarlo nella posizione voluta. È ora possibile cambiare l'allineamento con la barra superiore e variarne lo stile tramite il menu Impostazioni. Denominiamo poi il pulsante in modo da indicarne la funzione, nel nostro caso scriviamo Video. Nel sito finito questo elemento ci reindirizzerà alla sezione in cui sono archiviati i video dei nostri progetti.
Attraverso le procedure appena descritte e quelle viste in precedenza, ad esempio inserendo titoli e paragrafi, andiamo a comporre la pagina in tutte le sue parti. Sono ora presenti lo slideshow, il pulsante video e una descrizione sintetica del progetto, nonché, come sempre, un link di rinvio diretto all'home page. Copiando e modificando questa pagina mediante i comandi di editing precedentemente appresi, possiamo ora generare le altre pagine del nostro sito web, ad esempio la pagina Personal Profile che per brevità abbiamo già preparato. In essa lo studente potrà inserire il proprio nome e cognome, il nome della scuola di appartenenza e una foto profilo. Potrà inoltre inserire un breve testo di autopresentazione e un link che permette di accedere alla sezione Curriculum Vitae. Veniamo infine alla pagina Contact. In questa sezione del sito sarà possibile caricare i dati di contatto come la mail e i link alle piattaforme social. Una volta create tutte le pagine web, possiamo attivare la struttura ipertestuale inserendo i link in base ai percorsi di navigazione desiderati. Per fare ciò dobbiamo ogni volta copiare l'indirizzo web o URL, Uniform Resource Locator, dalla pagina bersaglio che vogliamo raggiungere e attribuirlo a un elemento della nostra pagina di partenza, una parola, un'icona, un pulsante, un'immagine, eccetera, rendendolo un link cliccabile. Mostriamo come fare a partire da un'altra pagina del sito che per comodità abbiamo già configurato. Proponiamoci ad esempio di raggiungere la pagina Profile tramite un link collocato in home page. Torniamo dunque alla dashboard, sezione pagine, clicchiamo sui tre puntini della nostra pagina bersaglio Profile e copiamo l'indirizzo web. Torniamo alla nostra home page, sempre utilizzando la dashboard. Selezioniamo la parola Profile e clicchiamo sull'icona link per assegnarle il link appena copiato. Nell'apposito spazio apriamo il menu a tendina tramite il tasto destro del mouse, selezioniamo Incolla e poi clicchiamo sulla freccia laterale. Possiamo notare come WordPress assegni in automatico la sottolineatura alle parti di testo che contengono un collegamento, rendendole quindi immediatamente visibili. Come già accennavamo, è possibile assegnare un link a qualunque elemento presente in pagina, testo, parte di testo o singola parola, pulsanti e immagini. Con questa procedura abbiamo quindi assegnato un link di navigazione. Quando il nostro sito sarà online, cliccando sul testo Profile, verremo indirizzati alla relativa pagina web. Ora che abbiamo definito tutte le sezioni, possiamo procedere con la pubblicazione online del nostro sito. L'operazione è praticamente istantanea, è sufficiente andare nella dashboard, individuare il menu Configura il sito, cliccare su Lancia il tuo sito nel mondo e seguire le indicazioni del provider. Concludiamo con una rapida navigazione del sito appena creato per valutare il risultato finale. Nel prossimo video vedremo come realizzare una pagina riservata per l'archivio dei lavori.